Bella a tutti raga, qui Ice e benvenuti in questo video. Oggi vi andrò a spiegare come si utilizza l'Event Viewer in un controllo H. Intanto vi dico che l'Event Viewer è anche chiamato in italiano visualizzatore di eventi ed è un tool che è presente per l'appunto su Windows a partire da Windows Vista e va diciamo a fornire all'utente varie informazioni, in alcuni casi anche molto dettagliate, sugli eventi che si verificano nel computer. Vi dico anche un'altra cosa, quando gli eventi per l'appunto si verificano all'interno del computer vengono registrati in un processo chiamato event log, che non andremo a coprire oggi, però per l'appunto sono registrati anche lì e una volta per l'appunto registrati in questo evento vengono salvati ovviamente a seconda della tipologia di evento specifico nel rispettivo registro di sistema. Quelli che andremo a guardare oggi sono quelli più basilari. Intanto vi dico che l'Event Viewer si può aprire sia per l'appunto scrivendola qui nella barra di ricerca, sia tramite WinR scrivendo Event Viewer in questo modo. E una volta fatto ciò, per l'appunto, ripeto, quelli che andremo a vedere oggi sono quelli più basilari. Vi basterà andare sotto la virgolette cartella, metto le virgolette perché ovviamente non si chiama così, e per i primi andare nella sezione security. Vi basterà andare a cliccare filter current log, questo qui che ha una specie di imbuto, e nella sezione all event IDs andate a filtrare per il codice 4616. Nel mio caso è vuoto perché non ho fatto un cambio d'ora, però nel caso in cui un utente avesse fatto un cambio d'ora, per esempio adesso io metto le 8 di mattina, ora vado anche a refreshare ovviamente per far sì che si veda l'evento, vi comparirà un qualcosa di questo tipo. Questi sì, sono i due log, li andate a mettere in, diciamo, li ordinate in ordine cronologico e andando a prendere quello più vecchio dei due, per l'appunto, dello stesso orario, abbiamo un po' di informazioni, si può, diciamo, capire da che processo è stato fatto. In questo caso ci dice che è stato fatto tramite CMD e ci va a dire anche l'orario precedente, scusatemi questo qui, e l'orario nuovo. Qui se vedete bene c'è scritto che l'orario precedente era alle 13:51 e dice che l'orario nuovo è alle 7. Questo perché? Non perché Windows si è drogato e è andato a levare un'ora, semplicemente perché l'Event Viewer va a loggare questi eventi con non, diciamo, quella che fa vedere qui, ma per l'appunto la data che fa vedere qui con la data e l'orario UTC, che sarebbe Universal Time, no, Coordinated Universal Time, mi sembra, no, non Universal Time Coordinated, qualcosa del genere, ovvero il tempo coordinato a livello universale, nel senso a livello globale. E in questo caso io che sono in Italia, almeno attualmente, faccio vedere che sono un'ora avanti. In Italia infatti c'è scritto proprio qui, con l'orario di Amsterdam, di Berlino, di Roma, eccetera, eccetera, siamo UTC più un'ora, ok? Quindi è per quello che io ho messo l'orario alle 8, ma qui in realtà mi fa vedere le 7. Altra cosa che vi dico, intanto vado a rimettere anche l'orario a posto tramite settings, in questo modo, e vado a refreshare e vi faccio vedere che in quest'altro caso quello che succede è che il processo dal quale è stato cambiato l'orario è diverso rispetto a quello di prima, adesso è SVC host e niente, l'orario per l'appunto vi dicevo ci dice quello precedente 7:01, ovviamente ripeto sempre per il discorso del UTC, e un nuovo orario che sono le 13:53, ripeto in realtà sono le 14 come fa vedere qua, ok? Volevo dirvi che ci sono alcuni eventi che fa proprio il computer per andare a sistemare l'orario quando vi è la necessità. Sono molto simili a quelli che in realtà vedreste tramite diciamo un cambio d'ora fatto da un player. La differenza è che intanto non sono mai fatti da CMD, ma sono sempre fatti tramite SVC host, e che l'orario, diciamo il previous time e il new time sono o cambiati di qualche secondo o cambiati di un'ora quando c'è a livello
credo sia a livello globale, scusate la mia ignoranza su questo argomento, il cambio d'ora, dove per l'appunto si passa da un orario a un altro e bisogna, non mi ricordo mai se è aggiungere un'ora o comunque togliere un'ora dagli orologi, ok? Ovviamente quando succede questo, dato che Windows lo fa in automatico, vedrete per l'appunto all'interno dell'event viewer il cambio d'ora. Se un player dovesse andare a eliminare questi eventi, questi audit logs, scusate, andando per l'appunto a fare clear logs e poi clear, quello che succede è che per l'appunto da qui scompariranno, ma li potrete andare a ritrovare, o meglio non andrete a trovare gli stessi log, ma andrete a trovare un altro log che vi dice che per l'appunto sono stati eliminati, filtrando, dove vi ho fatto vedere prima, per il codice, l'event ID 1102. Come dice qui, the audit log was cleared, cioè gli audit logs, in questo caso erano di più, non era solo uno, sono stati eliminati. Se prova a rieliminare questo non succede nulla, nel senso che viene eliminato per l'appunto, ma si genera subito dopo un altro audit log dove mi dice che per l'appunto gli audit logs sono stati eliminati. Per quanto riguarda invece applications, c'è un event ID che vi andrò a spiegare, ovvero quello del 3079, che è relativo all'eliminazione del journal. Io in questo caso non ho eliminato il journal, quindi lo vado a fare subito. Delete juno/t sì, 2 punti. Ho scritto male fsutil, scusatemi. fsutil. Ecco qua. Se vado a refreshare, andrò a vedere un messaggio di evento, in questo caso è di livello errore, che mi va a dire che per l'appunto il 16/12/2023 alle 14:56:32 il journal è stato eliminato, come dice qua, per l'appunto. Questo ovviamente se fatto in sessione è bannabile, perché ci va, diciamo, a levare la possibilità di controllare certe cose all'interno del computer. Ora non vado nello specifico, c'è il video relativo per l'appunto al journal che lo spiega. Se invece una persona va, come ho detto prima, a eliminare questo log, non si andrà a trovare come prima filtrando qui per un 102, infatti questo è quello vecchio, se io vado a refreshare non ce n'è uno nuovo, ma si può andare invece a trovare nella diciamo, non cartella, mi viene a dire cartella, scusatemi, comunque nella sezione system, e per l'appunto è questo qui, se vado a filtrare per il event ID 104, vado a vedere che per l'appunto alle 14:57:14 the application log was cleared, ok? Quindi un application log è stato eliminato. E niente, questo è system log was cleared. Se dovessi fare la stessa cosa all'interno del system log, per esempio, se vado a eliminare questi, quello che succede è che mi dice system log was cleared, ok? Quindi per vedere le varie eliminazioni anche da application posso usare il event ID 1104. E nulla, questi sono, diciamo, quelli più importanti. Ovviamente ce ne sono molti altri che potete o cercarvi da solo, comunque da soli, o comunque andare a cercare nelle varie SS Guide. Vi ho spiegato questi perché sono quelli che sicuramente vanno a chiedere durante i controlli, nel senso le prove orali o scritte, e gli altri funzionano sempre nello stesso, diciamo, modo. Dovete andare a filtrare la sezione, che sia security, che sia application, che sia system, eccetera. Dovete andarla a filtrare e poi mettere, dove vi ho fatto vedere prima, tramite filter current log. Ovviamente ci può essere anche la versione in italiano, che sarebbe filtra registro corrente. Andare nella sezione filter all IDs, non mi ricordo adesso come si chiama, comunque ve l'ho fatto vedere, diciamo, prima, e andare a mettere l'ID dell'evento. Una volta fatto ciò, inviate. Se vi serve, refreshate addirittura, nel senso che se state facendo un test e come me avete tipo eliminato il journal dopo aver già caricato quella pagina, andate a refresharla e per l'appunto andrete a vedere il log relativo. E nulla, questo è quanto. Spero che il video sia stato chiaro. Scusatemi se mi sono un po' impacciato durante alcuni discorsi. Comunque questo è come si utilizza il tool, e se avete alcune domande lasciatele senza problemi nei commenti, che appena potrò risponderò.